Ok, abbiamo iniziato la sessione di Rosa. Ciao Monica. Ciao a tutti. Come sempre conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Mi si presenta nelle vesti di una ragazza. Questa ragazza è seduta su una sedia, una stanza spoglia, e lei è legata ai polsi, dietro lo schienale della sedia, ha tipo un cerotto, un bavaglio sulla bocca, legate anche le caviglie. Mi fa vedere eh, che ha, cioè soprattutto nella gamba sinistra riesco a vederlo, ha l'anfibio alto, nero, con le stringhe lacciate strette. Mm, È tipo in una sala in cui le stanno facendo un interrogatorio, tipo polizia. ma lei è un militare? No, lei è la ragazza eh, sotto inquisizione, diciamo, no? Ti dà l'autorizzazione? Sì, un po' spaventata mi fa di sì con la testa, perché non può parlare. È una vita precedente? Mi dice che sia una vita parallela, sia anche una forte connessione e quindi rappresenta vari momenti della sua vita, vari collegamenti con la sua vita. Mi può aiutare a far chiarezza sulla sua vita. Va bene, guardiamola da un punto di vista energetico. Dimmi cosa vedi, Monica. Beh, davanti c'è tipo un sergente con la divisa tipo grigio, verde. Un po' mi ricorda una scena della seconda guerra mondiale, ma con dei particolari un po' diversi. Però cioè, al posto, cioè, ha i gradi sulla giacca, però è come se dietro ai gradi, in trasparenza, cioè, ci fossero dei rettili. Mm. Vediamo le interferenze allora, eteriche. I militari sono parecchi qua dietro, sono subito in una schiera, quasi tipo un plotone sembra. Mm. Umani, rettili. Allora, alcuni umani, altri umanoidi direi. Ci sono anche dei rettili, alcuni si muovono proprio tipo come trasportati dai rettili, no? Sopra il coccodrillo, camminano così, trasportati da questi rettili. Però vedo anche dietro delle mantidi, dietro in fondo al plotone c'è la mantide. Poi c'è Zeus con il fucile in mano, tipo che imbraccia il fucile. No, un mitra, scusa, non un fucile, un mitra si chiama. Mm. Mm. Poi? Nell'angolo della stanza in cui lei è interrogata c'è una pantera, nell'angolo destro della stanza, nera, grossa. Mm. Felinoide. Sì. Queste sono le eteriche, quindi. E poi praticamente ai lati di questo plotone, come una specie, non so come dire, di comitato d'accoglienza, in contrasto, c'è una lunga sequenza di angeli.
come se li affiancassero, no? E gli agevolassero l'accesso. Un po' un contrasto strano. EDL? No, no, nel senso che, dunque, aspetta, qua Elohim? c'è una platea molto folta. Sì, ci sono EDL, però vedo anche sia siriani, pleiadiani, arturiani. Quanti EDL? Allora, EDL sono qui davanti. 7. 7, Ok. sì. Entità mentali. Allora, il livello 2 mi dà proprio un'incostanza, un saltare da un'esperienza all'altra. Tra l'altro non portandosi a casa un granché, ecco, rimanendo comunque con un certo grado di insoddisfazione per l'esperienza in sé per sé. 2. Poi passiamo a un livello 4. Livello 4 è dunque come il blocco. Oddio, però aspetta un attimo, perché sia 4 che 5, quindi varia dai momenti, è il blocco di quelle che sono le sue facoltà medianiche. Lei ha delle facoltà medianiche bloccate e negativizzate. Quindi quelle che potrebbero essere delle facoltà medianiche buone e costruttive vengono, diciamo così, ridotte in chiave negativa, in modo tale che lei ne abbia paura, si mantenga a distanza da queste cose e Esempio? non le approfondisca. Esempio di queste capacità? Dunque, mi fa vedere due cose che lei ha citato, sia la forte capacità di empatia rispetto alle persone, lei ce l'ha molto forte, lei riesce molto a capire, diciamo così, lo stato d'animo e anche fisico, lo stato fisico dell'altra persona. Però, siccome quasi se ne fa carico, ok? Si assume direttamente questo stato d'animo e stato fisico, lei patisce questa cosa. Per cui non la sa gestire e non la vuole usare in questi termini, perché la fa star male. Tipo l'empatia del vomito. Sì, sì. Poi? E poi anche un altro tipo di empatia che si può spesso per lei realizzare nei sogni. In verità io vedo che non sono solo sogni, ma sono anche proprio delle sensazioni tipo premonitrici, ma spesso sono premonitrici di eventi negativi. Altro motivo per cui lei non vuole utilizzare, no? Questo tipo di facoltà, perché le sembra o di portare sfortuna o di vedere solo cose brutte, disgrazie. Quindi l'amica sposa che dopo poco è morta, con Sì, il coppetto di perle, le lacrime, sì. l'incidente del figlio, degli amici, adesso non ricordo, comunque quell'incidente che lei aveva sentito, che è di tutta questa pletora di entità che si occupa di questo aspetto. Ma io vedo un'interessante collaborazione, anche se abbastanza inconsueta. Dunque, pleiadiani, siriani, arturiani li vedo un po' insieme, ecco, un'alleanza, no? Come una sacra alleanza, però che lavorano insieme ai militari. E gli EDL poi alla fine fanno questo lavoro. Io in questo livello quinto sesto ne vedo 3 di EDL che supportano questa attività. Entità mentali 2 e 4, basta?
2,4/5, che può saltare di questi due livelli. C'è una terza anche, o no? Secondo me sì. Mm. Eh, però è un po' difficile da spiegare perché è una forma di dipendenza. Infatti la vedo al livello 6 ed è una forma di dipendenza rispetto, diciamo, chiamiamole autorità spirituali. Ehm, mm, Autorità spirituali che possono essere poi, che si declinano in varia maniera, ecco, il maestro, sì, spirituale, inteso comunemente come lo intendiamo, ma anche un certo tipo di operatore olistico che si propone in chiave spiccatamente spirituale, ecco. Quindi la scuola, il maestro seguito per 13 anni e Sì, il gruppo americano anche. Stargate, sì, sì, sì. È una forma di dipendenza da cui lei ovviamente cerca un po' di staccarsi, eccetera, però poi di fatto una dipendenza, poi dopo ce n'è un'altra, analoga, sempre così in chiave spirituale. Quindi una sostituisce l'altra. Io Una vedo così, sì. dipendenza costante. Ok. Altre? No, Vibrazione. 7,8 miliardi, Ok. Consapevolezza. 122%, PSPE. PS 62%, Vite precedenti. 1539, Cervello. 7. Causa esoterica del problema di peso. Mi ha riportato in questa stanza di questa vita parallela e vedo come Interrogatorio, se, no? sì, interrogatorio, sì, e lei è torturata. Torturata e una di queste forme di tortura la vedo che è sdraiata perché vogliono farla parlare. Mm, e una di queste forme di tortura è legata boh, all'acqua. Vedo che la gonfiano con dell'acqua, no? Ed è come se Via. lei avesse, Via orale. eh, sì, via orale, sì, sì, sì. Continuano a buttarle giù acqua attraverso un imbuto, no? Come se lei avesse mantenuto questa sensazione di ritenzione idrica, sì, di questo tipo di gonfiore. I sogni con l'acqua sono derivati da questo. Anche sì. Problemi alla gola. Questo. L'imbuto. Sì, c'è questo imbuto, no? Glielo inseriscono fino in fondo, no? Per poter far passare l'acqua, se no giustamente lei chiuderebbe la bocca. Acufeni. Allora, di fatto sto cercando un attimino di ricostruire perché allora, devo capire se questa si tratta alla fine di una. Penso che sia addizionale, perché ci sono tutta una serie di abduction che in qualche modo è come se riproducessero, rinforzandola, questa vita qui. Solo che mentre in questa vita qua che descriviamo parallela, sono dei metodi un po' più, diciamo così, pratici, no? Anche più brutti, invece nelle abduction, pur riproponendogli sempre una, diciamo così, una scenografia di questo tipo,
Gli fanno però, diciamo così, degli esperimenti attraverso degli impianti ovviamente più sofisticati, più complessi. Ma c'è proprio un'analogia delle due scene. Sai che non ho capito. Dunque, questa che abbiamo visto all'interno di una stanza con l'interrogatorio e le varie torture è una Ah, vita, diciamo, parallela. Io la vedo anche proprio in un'altra dimensione, una dimensione però che ha delle analogie con il nostro universo. E, e poi inoltre in questa attuale vita lei subisce delle abduction e in queste abduction è come se ci fosse una ricostruzione, no? Come in una scena di un cinema, no? mhm. La scenografia molto simile a quella della vita parallela, però anziché utilizzare, diciamo così, le torture quasi medievali, chiamiamole così, vengono utilizzati delle tecnologie, quindi degli strumenti. Quindi vedo proprio, per esempio, che lei indossa una specie di cuffie, ma molto molto sottili, con degli auricolari piccolissimi di colore blu che entrano all'interno del timpano, premono, Mm. creando questi fischi. Quindi sono impianti. Sì. Miopia. Questo però vedo che è legato al padiglione auricolare, cioè c'è una tale invadenza, diciamo così, di questo impianto nel padiglione auricolare da andare ad infiammare il nervo ottico, Mm. ad irrigidirlo, sì. E poi appunto mi fa vedere come lei durante queste abduction ha una specie, come dire, di paraocchi qua ai lati e pertanto lei non riesce a vedere lateralmente, può vedere solo davanti a sé, il che vedo che proprio gli produce come un irrigidimento, no, del nervo ottico. Quindi sempre impianti. Sì. Piedi. I piedi proprio vedo questi anfibi che avevo visto all'inizio, lo vedo di più sul piede sinistro. Quello sul piede destro mi sembra un po' più lento con i lacci, no? Molto stretti, come diciamo così, come se incidesse molto questa vita parallela. Questi anfibi lei li porta, In eterico. sì. Ginocchio destro. Questo però non riesco a vedere una causa esoterica, sai? Ok, non c'è allora. Mm. Varici. Questi stivali così stretti. Vescica che si svuota in maniera inconsueta. Sì, durante queste abduction vedo diversi tipi di interventi nella zona pubica sessuale, con vari esiti, no? Alcuni, tra virgolette, positivi, perché lei vive anche una gioia sessuale, diciamo così, però poi ci sono anche invece questi aspetti negativi di andare a interferire con l'attività della vescica. Ok. L'alto numero di entità è Ah, dovuto... non solo, scusami, Sì, e di dimmi. nuovo mi riporta all'altra vita parallela. E tra queste torture c'è proprio il fatto che lei non può andare in bagno. Eh, Le dicono loro quando è il momento, per cui possono passare tipo 11 ore, no? E quindi ovviamente la vescica ne risulta molto infiammata, disturbata. Questo grande numero di entità è dovuto al grande numero e alla cioè, alla tipologia di esperienze eseguite e fatte In buona da Rosa. parte sì, ma non solo, però in buona parte sì. Mm. Tra il maestro, il gruppo americano e altre esperienze, quale ha portato più militari?
Io, allora, militari lo vedo come legato. Allora, i militari io li vedo fin da quando lei è bambina, quindi non li riesco a legare strettamente con, cioè, sono anche in qualche modo collegati a loro, ma non strettamente a quello. Li vedo più legati a delle esperienze che ha avuto lei, eh, quindi effettivamente il padre aveva avuto un inizio di carriera militare, no? E lui lì, diciamo così che dal momento in cui non aveva proseguito quella carriera militare, di fatto è un po' come attaccato dai militari proprio perché questa cosa non è molto ben accetta, iniziare la carriera e poi in qualche modo interromperla. E di fatto anche un evento traumatico della sua vita, di quando lei era una ragazza, è legata a una questione di, anche se in maniera marginale, al militare. Quando lei ha raccontato del fidanzato che non ha voluto vederla per stare vicino a questo amico che sarebbe Mm. andato al militare. E infatti a lei ha scatenato una reazione abnorme, diciamo, rispetto alla situazione, e proprio perché lei è molto suscettibile a questo discorso dei militari, sia per l'apporto, diciamo così, dato dal padre, il contributo dato dal padre, sia proprio per questa vita parallela in cui lei sta subendo, ha subito molto da questi militari. E che paese era questa torturata, insomma? Io vedo il Sud America, Argentina? forse Colombia mi dice. Un periodo preciso della storia di questo paese? Ma lei è vestita tipo anni 50. Vabbè. Va bene. Sogno in cui viene uccisa. E questo in Colombia? Ah, no, non è questo qui in Colombia. No, non è questo. Qual è? Lei vive praticamente diversi periodi storici in una dimensione parallela. Quindi questa qui, per esempio, della vita in Colombia è negli anni 50, grosso modo, e poi ne ha vissuta un'altra, eh, perché sono praticamente linee temporali molto confinanti con la nostra, con universi simili al nostro, e quindi nel periodo in cui c'erano ehm, gli anni di piombo. La vedo a Ehm, Milano, tipo strage di Piazza Fontana. Sogno in cui torna dalla morte. Che è questo, È lo stesso. perché lei ritorna nella sua pertinente linea temporale che è questa. In questo passaggio, diciamo così, quindi in alcuni momenti lei è come se fosse di più per ipotesi in Colombia, in altri momenti è come se fosse nell'altra dimensione, nell'altra vita parallela, diciamo così, chiamiamola dell'epoca di Piazza Fontana, no? Brigate Rosse, eccetera, eccetera. Ah, E nel momento in cui torna dalla morte, torna qui, torna su questa nostra linea che stiamo condividendo. ok. Sogni in Egitto, di vario tipo. Sì, vedo diverse vite che lei ha vissuto in Egitto, ehm, e vedo che tra l'altro le ha vissute in maniera molto diversa, sia come serva, proprio, schiava direi, e sia invece anche come molto privilegiata, ecco.
quando lei è all'interno della piramide, in uno di questi suoi sogni, io vedo che era una persona molto agiata e diciamo così che aveva ricevuto una specie di rituale particolare volto all'immortalità. Quella del sarcofago, Sì. dove le è stato detto di entrare, poi in cosa consisteva l'esame? Che lei non ricorda. Era una specie di rituale per arrivare all'immortalità. Stavano, diciamo così, sperimentando questo. Vedo che di nuovo qui c'è dell'acqua, viene fatta passare dell'acqua all'interno della piramide. Lei è tipo come in un sarcofago tipo vasca, tra virgolette, un sarcofago vasca, un po' sopraelevato quindi rispetto a terra, e quindi c'è questa stanza che viene colmata di acqua, e poi viene fatta passare attraverso i buchi delle feritoie della piramide, diciamo così, del suono che va a combinarsi con l'acqua, creando certi tipi di vibrazioni che dovrebbero, diciamo così, eh, rendere eterne le sue cellule. Altre vite in Egitto? Perché così tante? Lei addirittura le ricorda, no? Sì, sì, sì. Sì, perché così tante vite in Egitto? Dunque, è vero, l'Egitto è stata la culla di tantissimi elementi nostri, sia a livello di tecnologia che a livello di spiritualità. E lei, diciamo così, che nelle ultime vite vedo che ha approfondito diversi aspetti. C'è stata anche una vita abbastanza improntata sull'interesse più tecnologico, e questa vita qui invece è un pochino di più sull'interesse della anche terapia, perché nell'antico Egitto venivano anche effettuate diversi tipi di terapie energetiche, quindi è molto interessata anche a questo. Tanti spunti quella civiltà, e lei li ha assorbiti tutti e mano a mano li sviluppa durante le vite. E l'esperienza di morte in Egitto, che lei ricorda? Allora, lei diverse volte è nata, morta in Egitto, e tra l'altro si è reincarnata anche in tempi molto rapidi, quasi che questa rapidità di tempo le consentisse proprio di avere un ricordo più fresco di quello che c'era stato prima. Mm. Ma cosa le serve questo? Ricordarsi delle vite precedenti in Egitto? Ma questa però è una sua facoltà, è una sua capacità quella di ricordare le vite precedenti. In verità lei ne avrebbe anche altre di facoltà, ma come abbiamo visto prima sono negativizzate, diciamo così, no? Perché sono negativizzate? Perché altrimenti lei le farebbe fruttare, le utilizzerebbe in maniera costruttiva. Le entità non vogliono questo. Va bene, apriamo il capitolo lavoro e denaro. Non trova il lavoro giusto, ne ha fatti tanti, ma quello giusto non l'ha ancora trovato. Questo è legato sia all'incostanza dell'entità mentale 2, quindi lei viene proprio, diciamo così, anche un po' disorientata, no? Va un po' di qua, va un po' di là, senza veramente concludere e approfondire un qualcosa. Mm, E dall'altra parte vedo anche molto l'intervento, diciamo così,
da parte di queste entità, chiamiamole siriane, arturiane, che le mettono anche un po' in testa sulla un'idea di disprezzo, diciamo così, dal denaro, un po' l'idea che non è importante il denaro, si può stare appunto nella povertà, bisogna stare nel dare, non tanto nel ricevere. Mm. E se in fin dei conti lei ha a che fare con l'energia, non c'entra l'energia col denaro. Lei può dispensare così energia senza ricevere denaro, non è il caso. Mi fanno credere questo. I siriani e i pleiadiani hanno, come dire, un guadagno. Cioè, non lavoreranno, no? Però hanno un guadagno. Sì, certo, perché lei è proprio un'adepta ideale da certi punti di vista, perché è vero che abbandona, no? Magari a un certo punto l'esperienza non la convince, la abbandona, però poi avendo questa sorta di, diciamo così, sudditanza spirituale, va da un altro maestro spirituale, quindi loro è come se cambiassero luogo. Passano dal maestro, che ne so, al gruppo americano e, e diciamo così che hanno sempre un grossissimo proprio, mi mostrano proprio una tanica. Ecco, loro vanno lì e riempiono questa tanica delle grandi energie che Rosa cede a loro. Ma mi mostra sia effettivamente in qualche modo questo richiamare l'energia universale, no? Perché lei ha fatto delle pratiche tali per cui appunto lei non doveva essere retribuita in denaro perché di fatto non attingeva la propria energia personale, ma attingeva l'energia universale. Ecco, e in questo tipo di procedimento che loro facevano, di attingimento all'energia universale, vedo proprio, no, come lo spalancare le porte a tutte queste entità, sia di Elohim, siriani, pleiadiani, eccetera, no? Un libero accesso. Queste entità ehm, ehm, pubblicizzano tanto l'astinenza dal ricevere denaro, dal ricevere il giusto compenso al lavoro, ma rubano la loro Sì, energia, quindi il loro denaro dalla mattina alla sera, no? esatto, proprio così. Ok. Predicano bene e razzolano molto male. Ok, chiamiamo tutti quelli a cui sono connessi questi pleiadiani, tutti gli arturiani, tutti i siriani, li mettiamo nel cinema così che ascoltino quello che i pleiadiani, gli arturiani, i siriani stanno dicendo. Probabilmente sono persone spinte a dare e non a ricevere, e mentre nel cinema vedranno proiettato a caratteri cubitali nello schermo l'abbondanza è un diritto ed è un dato di fatto. Mm? Mm, Abbondanza per noi, non chiaramente per gli arturiani esatto. e sta gente qua, questi poveretti. C'è anche Ashtar Sheran, il mio amico. Chiaramente sì. Va bene. Gli mettiamo subito in bocca un bel ad eternum, glielo metto io. Mm. Sì, perché lui cercava di indietreggiare, no? E di chiudere bene la bocca. E poi invece nel momento in cui appunto gli è arrivato forzatamente, vedo proprio che è come se fosse rientrato, no? Nell'addome, come se si fosse tutto inarcato e rimpicciolito. Ok. Vediamo l'allineamento divino della colonna. Cosa ha portato come esperienza a Rosa? Ma allora, l'amica che si era spaventata, adesso ho compreso perché si è spaventata. Ehm,
vedo che, non so come, si muovono come delle larve. Quando loro fanno questa specie di allineamento che alla fine è un lavoro energetico, no? Perché non è che, cioè non sono delle manipolazioni come potrebbero essere quelli di un osteopata, no? Quindi è solo un lavoro energetico. È come se si attivassero anche, io vedo, delle presenze del secondo universo, perciò che l'amica si è spaventata, perché ha visto effettivamente un'energia molto scura. Però devo dire che in questo caso Rosa assolutamente è stata abbastanza impermeabile a questo tipo di entità, a questo tipo di attacco. In che senso? Perché è impermeabile? Perché lei vive delle fasi in cui ha un'energia molto bassa e quando ha questa energia bassa riescono a fargliene veramente di tutti i colori. Tipo appunto quando quell'episodio che lei ha raccontato di quando aveva poco più di 20 anni, che si era molto arrabbiata nei confronti del fidanzato, no? Mm. Ecco, lì quel tipo di furia che lei aveva vissuto, scatenata, come abbiamo detto, da questa sua vicissitudine, diciamo così, negativa con i militari, l'aveva proprio lasciata completamente aperta e in balia delle entità, ecco, in particolar modo, visto che qua si sono inseriti rettiliani, mantide. Però in quel giorno lì, quando lei è andata a fare questo allineamento divino, era secondo me con una frequenza abbastanza alta. Non so se la vicinanza di questa amica, probabilmente è un'amica importante, quando sta con questa amica, lei sta bene, ecco, ha un buon rapporto, sta bene e per cui lei era abbastanza schermata, protetta. Ustione per agopuntura. Ma io l'ho vista molto legata a una sorta di, non so come dirti, di complicità con un'abduction fisica. E infatti, per come lei ce l'ha proposta, per come lei ce l'ha raccontata, questa esperienza è stata anche un po' per certi versi grottesca, nel senso che questo operatore si è anche comportato in maniera un po' maldestra, no? Perché in effetti quando ha applicato la moxa sul corpo di Rosa era evidentemente troppo calda, no? E quando l'operatrice stessa ha ritratto la mano, cavolo, si è scottata. Vedo proprio che è una sorta di concretizzazione e di prolungamento dell'abduction. Nel senso che questa operatrice è stata lei stessa vittima di abduction in quel momento per favorire un impianto che le hanno messo, diciamo così, appunto verso sinistra, praticamente quasi in zona ovarie, ecco. Mm. Laddove poi effettivamente per lei fisicamente ha visto la bruciatura. Ok, beh, è una cosa Lei ha una inconsueta. grandissima creatività, sia sessuale che poi anche come proprio possibilità sua creativa. E per questo viene, Bloccata. diciamo così, sì, bloccata, importunata in questa maniera. Numeri doppi. Sì, sì, vedo proprio che c'è la PS con questo campanellino, no? Tin tin tin, come se la volesse risvegliare e dire, cioè ritorna in te, ritorna nel tuo potere, ritorna in tutte le tue facoltà. È un richiamo. Sì, Anche il cambio di ora di oggi non è un caso. no. Che Questa da... è come a dire, questa è un'occasione per ritornare a tutto il tuo potere. Smettila di dare il potere agli altri, al maestro di turno, all'operatrice olistica di turno, a quello che ti dice che non ti devi far pagare, a quello che ti fa arrabbiare oltremodo, a queste abduction. Basta. E quindi cosa fare? Qual è il vero lavoro di Rosa? Accettare chi è.
Lei deve accettare chi è a vari livelli. Lei deve accettare chi è in tutta questa sua potenza, togliersi l'idea che questa potenza si può sviluppare solo in negativo, perché non è così. Questa è proprio l'influenza delle entità che le fanno credere che queste sue facoltà sono solo declinabili in negativo, ma poi vedo che ci sono altri aspetti di se stessa che deve accettare, anche nella sfera sentimentale. Ecco, a questo proposito, esiste un'anima gemella o o la fiamma gemella? Allora, io sto vedendo un'anima molto molto affine, una Mhm. donna però. È l'amica famosa? Quella dell'allineamento colonna? Non so se è lei, anche se con lei c'è un ottimo rapporto e hanno costruito, no? Una buona affinità. No, mi sembra che abbia un po' meno confidenza, diciamo, ecco. La conosce? Sì, sì. La conosce già, ok. La fiamma c'è, è incarnata? Non la sto vedendo. Non la stai vedendo. No. Con le considerazioni fatte in varie sessioni o privatamente, tu vedi che comunque è possibile che questa condizione cambi per Rosa. Si deve fare chiarezza dentro di sé riguardo ad alcune cose. Ehm, Eh, s- Monica? sì, Ah, ok, non ti ho sentito più, allora pensavo fossi ci caduta. sono, ci sono. Rezza per alcune cose, circa? Orientamento sessuale? No? Sì? Potrebbe. Possiamo essere diretti, Rosa? Vuoi che lo siamo? Ok, sì. Possibile che lei abbia una simpatia verso lo suo stesso sesso e non l'abbia mai consapevolizzato? Io penso di sì. Seriamente. Cioè, Cioè, vedo proprio la possibilità con una donna di creare un tipo di rapporto che lei con un uomo non è mai riuscita a fare. ok. E lei, diciamo così, che ha una maturità tale per cui, diciamo, l'aspetto corporeo, adesso come adesso, le interessa fino a un certo punto. E quindi lei troverebbe una grande affinità che potrebbe assolutamente tradursi in una relazione di coppia con una donna. Io vedo questo. In lei vedi una percentuale di, chiamiamola eterosessualità e una di omosessualità, che non esclude una l'altra, cioè non 40-60, 10-90, no, una percentuale che in qualche modo non va a condividere la torta con l'altra percentuale. Ma lei mi fa vedere un libro e lo apre questo libro e mi dice, diciamo così, che può anche non essere sempre stata la stessa cosa durante la vita, Mm, ma in questo momento qui della vita mi fa vedere la parte dell'omosessualità con più pagine, mm. ok? La parte E più dell'eterosessualità opportunità. con... Sì, così. Quante pagine contro quante pagine? Dunque, 350 contro 70, diciamo, più o meno. Ok, un quinto nell'altro caso contro la totalità, 5 volte tanto. Ora, in questo momento, In questo momento, certo. sì. Interessante. Ma quindi esiste
in questa linea temporale la possibilità che Rosa, desiderandolo ardentemente, trovi la fiamma. Qualcuno dirà, ma come non è incarnata? Ok, ma le cose cambiano. Sì, Nel senso, può essere che la fiamma non sia incarnata per niente, o sia incarnata in altri universi. assolutamente, certo. Sì, sì, precisamente così come hai detto. Tu la vedi? Sì, solo che mi dà che lei deve imparare, diciamo così, delle cose di sé, diciamo così, ehm, facendo un po' tabula rasa, ecco, di alcune cose che lei credeva di se stessa, che dava per assodate, o che la società gli avevano detto che erano in una certa maniera, eccetera. Facendo pulizia di quelle vecchie credenze, io vedo che c'è la fiamma. Donna. Io vedo che è una donna. Molto Anche se la vedo un interessante. po' con dei tratti mascolini. Mm. Però è una donna, sì. Ma è una donna che capita anche lei la prima volta in questo contesto relazionale, o una donna abituata ad avere No, donne? no, lei è già abituata. Ok. Va bene. Abbiamo visto praticamente tutto, chiamiamo però, prima di andare al cluster, i genitori di Rosa, con tutti i parenti di tutte le generazioni di Rosa, i quali, se si presentano, vanno già direttamente nel portale aureo che stiamo aprendo. Papà e mamma. Che strano. Non so perché si sono presentati così. Perché lui mi si è presentato veramente tipo un generale. Anche se poi lei, Rosa stessa, ci ha detto che lui poi non ha proseguito la carriera militare. E lei si è presentata come, sai, quelle donne degli anni venti, con il bocchino, con il piumeggio, con tutto un boa piumeggiante, no? Che erano tipo, alla fine erano delle spie, no? Mhm. Presente? Non so Mm? se tipo Marlene Dietrich quasi, non so come Sì, sì, dire. Ecco, sì, sì, sì. così. Non sono presentati in questo modo. Ma i genitori, dici? Sì. Perché ce lo vogliono spiegare? Il padre mi dice che si sente responsabile un po' di tutta questa situazione, diciamo così, militare. Non so che cosa sia successo durante quella fase lì del militare e perché. eh, Aspetta, eh. Ah, beh, boh, ok. Loro hanno proprio scelto, diciamo così, di associarsi, quindi il padre e Rosa, per vivere più intensamente questa loro esperienza militare, anche se chiaramente ognuno a modo proprio, no? Però lui si sente un po' responsabile di aver accresciuto questa cosa e quindi vuole aiutare, diciamo così, vuole dare un contributo per risolverla, no? Quindi è come dirlo, io mi sento responsabile di questo, voglio aiutarti a liberarti di questa cosa. Vuole lasciare un messaggio? Lasciati andare. Lui è interferito? Allora, ho visto una bella cosa, nel senso che quando abbiamo iniziato la sessione, loro c'erano già all'inizio, lui aveva tutte le sue belle interferenze. Adesso è come se c'è questa sessione, no? E aver davanti la figlia gli abbia proprio spalancato tutta un'altra prospettiva e è come se le fosse scrollate di dosso. Sono dietro di lui, ecco. Dietro, ma come se già un po' se l'è lasciata alle spalle. Mm. E la madre? Non so perché alla madre gli piace un po' questo ruolo, perché la fa sentire un po' importante. Ruolo militare? Eh, di collaboratrice, non saprei come dire, no? Di spia? Mm.
quello Va che bene, farà un po' più fatica poi nel portale aureo per... ma vuole andare? Perché potrebbe anche non volerlo, eh. Sì, sì, sì. Sì, sì, ho già visto che ha depositato il boa, ha depositato anche il bocchino. Lasciati giù. Va bene, la salutiamo. Salutiamo il padre, salutiamo tutti i disincarnati delle generazioni di Rosa. Dimmi solo quanti sono, quanti ne hai visti in totale. Ho visto anche che si sono accodate alcune persone, forse che in qualche modo, boh, lei aveva Imbucati. attratto. Perché penso che lei abbia attratto un po' di disincarnati nelle sue varie Va attività. bene, non è un problema. Mm. Gli imbucati possono venire alla festa. E ce n'è parecchi. In totale? Per un totale di? Aspetta, perché qua si aggiungono 530. Ok. Li salutiamo tutti e chiudiamo il portale aureo. Fatto? Sì, ok. Facciamoci accompagnare da Rosa allora al suo cluster. Tutte queste 1539 vite hanno dei contratti, specialmente questa di Rosa che abbiamo visto. Questi contratti hanno portato a delle situazioni in questa vita, a delle interferenze mentali, eteriche, a degli impianti, abduction, possibili cloni. L'analisi può anche essere sommaria, parziale, ma l'importante è che questo momento sia portato a termine completamente. Mi ha subito portato in un deserto in cui ci sono delle piramidi, diciamo così, molto piccoline, ok? Quindi non le piramidi per come le conosciamo noi, tantissime piramidi molto piccoline, e quelli sono i suoi contratti. Bene, via tutte, tutte in un portale definitivo. Vediamo se lo fa. Sì, dice, voglio aspirare fino all'ultimo granello di sabbia del deserto. Sì, ha fatto. Che metta a questo punto un ad eternum qui. Che poi tra l'altro lei ha molta, diciamo così, manualità e confidenza, no? Nel creare questi ad eternum. Sì, l'ha già fatto. Sì, sì. Lo lascia qui. Sì, lo lascia qui. Ok, ne può creare un secondo e con questo in mano va all'avatar. Prima lo elimina e poi lascia lì dove c'era l'avatar un altro, questo appunto ad eternum, a guardia della situazione. Neanche te lo sto a dire che anche questo avatar, in realtà quando mi hai portato lì, lei lo stava già rimuovendo e lo stava rimuovendo da dietro, no? Tipo dalla collottola, perché aveva una divisa, anche questo, una divisa militare. Mhm. Ok, quindi adesso lei ha messo tutto quanto, sia l'avatar che questa, diciamo così, eh, scrivania, un po' retro tra l'altro, no? Però con il computer ha tutto quanto messo in un portale definitivo e ha già preparato un, eh, un bellissimo ad eternum. E io la vedo che ha riacquisito proprio le sue capacità creative.
un po' un ad eternum arcobaleno, ha un Mhm. po' una spirale, così. Con questa nuova condizione ci sono ancora interferenze eteriche e mentali, No, impianti, no, li ha rimossi. tutti quei militari, pleiadiani, arturiani, siriani. No, non ci sono più. 5 ad eternum, corpo fisico, mentale, emozionale, subliminale, eterico. Un sesto in casa. E un settimo creato e mandato alla sua fiamma ovunque essa sia. Con grande entusiasmo vedo che li fa uno dopo l'altro. E vedo proprio intorno a lei questa luce violetta. Vedo proprio che ha queste facoltà medianiche pronte ad essere impiegate adesso in maniera creativa e positiva, senza sentirsi più spaventata da queste o che possono portare sfortuna. Mhm. Una grande capacità di mettersi in empatia con gli altri, in comunicazione con gli altri. Bene, a quanto ammonta adesso la sua nuova vibrazione e frequenza? 112 miliardi, Consapevolezza, 215%, PSP, PS 56%. vite precedenti erano 1500 o 1300. 1030, 7% il cervello. 8,6%. Molto bene. Messaggio finale della PSP di Rosa a Rosa in relazione a tutto quello che vorranno dire, specialmente le capacità medianiche da rivalutare, risistemare, risettare dentro di sé. Sei libera da ogni punto di vista. Sei libera mentalmente, sei libera energeticamente, sei libera di esprimere ogni tua facoltà, senza alcun timore. Mi fa vedere che mette la mano sul petto di qualcuno e sul suo petto, una mano sul suo petto, una mano sull'altro petto dell'altra persona. Mhm. E vedo che è come se lei riuscisse a leggere, chiamiamolo così, il ritmo del respiro, il battito del cuore di questa persona. Mhm. Quindi sì, e lei entra in connessione con questa persona e dice appunto la sua PS di ricordarsi in questi vari procedimenti che lei farà di contatto con le persone, sempre di ripulirsi all'inizio e alla fine, e di avere chiaro in testa che l'energia è sua e che non le porta via niente e che non ha bisogno di chiederla chissà dove questa energia. Mhm. Anche perché Quanta nel ne ha? momento in cui la chiede dall'universo gli si aprono una serie di canali, insomma, no? In cui si infilano presenze indisturbate. Sempre stato La sua energia è d'accordo. infinita, è un serbatoio infinito. Quindi fly down, vola Sì. basso. No, Ah. assolutamente, fly high. Quindi puntare alto o Sì, sì, accontentarsi e magari provare a capire di migliorare un po' la situazione, ma non troppo. no, no. Lei può puntare altissimo, non alto, altissimo. Può puntare alla fiamma non incarnata in questo momento con queste condizioni? Sì,
però vedo che potrebbe anche interessarsi a quest'altra anima affine. Dipende dal lavoro, diciamo così, che fa su se stessa, e vedo che però è anche abbastanza interessata a realizzare se stessa in ambito lavorativo. E quindi è un po' una sua scelta, ecco, cioè è come se lei avesse la possibilità di tutto questo, anche tutto questo contemporaneamente. Va bene, come la vedi? La vedo sorridente, come l'abbiamo vista, con un bellissimo sorriso eh, proprio sbagliante. Mhm. La vedo con un foulard fiorito e la vedo che guarda con fiducia al futuro, cioè sa di avere grandi prospettive davanti a sé. E la vedo come, non so come dirti, no? Con questo passo bello spedito, sciolto, leggero. Va bene, non avevamo nessuno al cinema, quindi possiamo dire che abbiamo finito. Monica, sei d'accordo? Sì, Pronta a tornare? sì.